Paolo Ferroli, lavoro in questo istituto dal 1997, sono il direttore dell'unità operativa di neurochirurgia vascolare del Basicranio. Siamo nell'antisala della sala operatoria in cui tutti i giorni ci dedichiamo ai nostri malati. La nevralgia del trigemino è una patologia dolorosa, estremamente drammatica, perché sembra essere, così viene descritto da chi ce l'ha, uno dei dolori più severi che ci si possa aspettare di incontrare nella vita. È qualcosa che inizialmente è gestibile coi farmaci e poi molto spesso diventa assolutamente incontrollabile, e quindi i malati arrivano al chirurgo disperati chiedendo che gli venga fatta qualsiasi cosa pur di togliergli quel dolore. Quindi è un trattamento chirurgico che ha radici lontane. Si operavano le nevralgie del trigemino proprio per questa loro gravità addirittura negli anni 30, con interventi estremamente demolitivi che consistevano sostanzialmente nel tagliare il nervo trigemino e quindi nell'addormentare completamente metà volto. 5 sale operatorie che fanno un totale di 3.000 interventi l'anno circa. Guarda, questo è il programma operatorio. Oggi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 interventi. Claudio è stato colpito dalla nevralgia trigeminale molti anni fa e mi piacerebbe condividesse un po' con gli altri le caratteristiche di questa malattia che poi hanno portato alla diagnosi e il tipo di percorso che ha fatto prima di etichettare il suo dolore. Una sorta di scossa sul lato, nel mio caso destro, alla quale tu apparentemente non dai nessuna motivazione, perché non hai colpito niente, la testa, nessuno ha gettato in testa qualcosa, e questo una volta al giorno, forse ogni 2. Durava un attimo. Un secondo. Per quanto riguarda la diagnosi di nevralgia del trigemino, la fase più importante resta quella della visita e della SCO. Da questa raccolta anamnestica si pone un sospetto diagnostico, che è: penso che questo malato abbia la nevralgia del trigemino, penso che la causa della nevralgia del trigemino sia legata a un conflitto neurovascolare, cioè un'arteria che schiaccia il nervo da molti anni, e quindi chiedo l'esame cardine per la diagnosi, che è una risonanza magnetica dell'encefalo, con particolare riguardo al decorso del nervo trigemino nella regione in cui nasce, che è dal tronco encefalico, e poi decorre nella sua cisterna fino a uscire dal cranio. Quindi in questo tratto c'è la causa della nevralgia, che è un'arteria che nel punto in cui il nervo nasce pulsa per anni e anni e anni finché non consuma la guaina isolante delle fibre nervose e crea quella possibilità di interazione fra fibre nervose che porta poi allo scatenarsi delle crisi dolorose e al fatto che stimoli normalmente non dolorosi vengano percepiti come estremamente dolorosi. Arrivano a decidere di affrontare un intervento come questo, che comunque è un intervento maggiore in cui è necessaria una piccola apertura del cranio, soltanto dopo un percorso di maturazione della loro motivazione che è legata alla sofferenza prolungata. L'obiettivo è rendere il percorso operatorio per ognuno degli attori coinvolti automatico, esattamente come quando guidi la macchina. Questo rende l'atto sicuro. Cioè,
noi lo facciamo così tante volte che tutto quello che facciamo è quasi automatico. Infatti, se tu ci vedi durante un intervento, chiacchieriamo del più del meno come nulla fosse. Stiamo zitti e concentrati solo nelle fasi chiave dell'intervento, che evidentemente richiedono un livello di concentrazione altissimo, che però può essere mantenuto solo per un tempo breve. Questo è il motivo per cui ci alterniamo ed è fondamentale formare i giovani attorno a noi, perché ci tolgono il peso, diciamo così, di tutta la fase di avvicinamento al momento clou dell'intervento, in cui certamente il più esperto fa le cose più complicate e pericolose. Però per tutto il team deve essere qualcosa di automatico.